Ciao amici dell'irrigazione, sono Federico di tuttoirrigazione.it. Oggi vi mostrerò concretamente la differenza tra un progetto monomarca e un multimarca nel mondo degli impianti di irrigazione. Pronti a scoprire quale soluzione può farvi risparmiare tempo e denaro? Ma prima assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare la campanella per non perdere nessuno dei nostri nuovi contenuti. Prometto che ne varrà la pena. Passiamo subito al dunque. Ho preparato per voi un progetto dettagliato su base CAD per visualizzare al meglio le differenze. Ecco il confronto tra un progetto realizzato unicamente con un'unica marca ed uno che utilizza materiali più adatti selezionati tra i migliori marchi. Per il nostro esperimento considereremo 3 marchi leader nel settore dell'irrigazione. Primo caso utilizzeremo solo componenti Hunter. Nel secondo caso utilizzeremo solo componenti Reinbeard e nel terzo caso invece utilizzeremo solo componenti Toro. Ed infine vi mostrerò il progetto multimarca ottimizzato. Ecco qui il nostro progetto. Parliamo di Hunter, Reinbeard, Toro ed infine un esempio multimarca. Partiamo con Hunter. Il nostro impianto, noi abbiamo ovviamente su un impianto di irrigazione abbiamo già fatto un rilevamento di una fonte idrica che ci dà 30 litri al minuto a 2 bar e mezzo, ok? Questa risorsa idrica la sfrutteremo ovviamente per ogni esempio. Come vedete in questo caso risulta che la progettazione utilizzando il materiale, in questo caso Hunter, ci obbliga a dover utilizzare 1, 2, 3, 4, 5 elettrovalvole. 5 elettrovalvole in questo caso ci obbliga ad utilizzare o un pozzetto super jumbo, ok? Oppure un pozzetto per poter stare mediamente larghi, un pozzetto jumbo per stare stretti, ok? Oppure 2 pozzetti rettangolari medi per poter mettere da una parte 3 elettrovalvole e dall'altra parte 2. E già questo comporta comunque un lavoro in più, uno scavo più grande, un alloggiamento per elettrovalvole più grande. Poi noi possiamo verificare quanti metri di tubo sono necessari per fare il nostro impianto e siamo circa a 140 metri di tubo da un pollice, da 32. Okay? Però abbiamo questo tipo di soluzione. Ugelli in questo caso verranno messi i PGP montando un ugello 4.0 R sta a indicare rosso red, che è un ugello particolare che viene montato sull'Hunter per basse portate e basse gittate. Poi ci saranno degli ugelli, gli ugelli statici per coprire le aree adatte alla loro metratura. Passiamo alla versione Reinbeard. Reinbeard, che anche lei è costretta a utilizzare 5 elettrovalvole in base al consumo degli irrigatori, ok, a questa certa pressione. Avremo sempre irrigatori statici, ok, 2 zone in questo caso, abbiamo un'altra zona, una terza zona, una quarta zona angolare e poi una quinta zona centrale. In questo caso invece di utilizzare come per l'Hunter un irrigatore dinamico da 3/4, in questo caso viene usato l'irrigatore più adatto che è il 3504, che è un dinamico filettato mezzo da mezzo, ok, che va benissimo con 2 atmosfere e 5. Poi passiamo con la Toro. In questo caso abbiamo un po' di cambiamenti, semplicemente perché Toro ha una gamma di ugelli che si concentra anche sul risparmio idrico, pertanto se uno vuole poi compensare con la precipitazione basta solo che aumenti i tempi di lavoro, che non cambia niente, ok? Però ci permette di risparmiare il numero di settori. Infatti in questo caso riusciamo a avere 4 elettrovalvole, quindi un semplice pozzetto jumbo e quindi anche una più veloce installazione. La differenza tra un impianto a 5 elettrovalvole e un impianto a 4 è anche la centralina, perché non esiste una centralina a 5 zone, ma si passa dal 4 si passa a 6 settori, quindi una centralina che anche costa qualcosa in più, cavo elettrico, un cavo in più. In questo caso viene installato un mini dinamico e mini 8 sempre filettato da mezzo, che mi va benissimo per questo tipo di utilizzo a questa pressione, e gli irrigatori statici regolabili da un lato, dall'altro, e poi sotto invece
invece abbiamo la chicca, che in questo caso sono gli ugelli Precision della serie Precision della Toro, che ci permette di avere un risparmio di oltre il 20% sui consumi, e pertanto riusciamo a fare un unico settore e quindi andare a risparmiare. Ok? Poi ovviamente è da valutare se questo risparmio va a creare delle scompensazioni in base alla disposizione geografica del nostro giardino. Ok? Quindi questa è un'altra cosa da analizzare. Infine abbiamo il multimarca. Tutti fino adesso hanno viaggiato da intorno ai 140 metri di tubo, 130 metri di tubo. Ok, ho considerato esclusivamente il tubo da 32 per non andare ulteriormente ad analizzare i diametri più piccoli che si potrebbero installare. Sono rimasto su una comodità di installazione. Ok, però si può ulteriormente andare a lavorarci su facendo i calcoli di perdita di pressione in base alle distanze e alla portata, per poter in alcuni punti utilizzare tranquillamente un tubo da 25, quindi da 3/4, riducendo ulteriormente i nostri costi, perché questo anello del tubo di questa zona da 30-31 litri, se io la faccio da anello potrei anche utilizzare tranquillamente un tubo da 25, quindi comincio a lavorare con un tubo da 25 che comincio anche a risparmiare. Ok, tutto qua, si tratta solo di fare un'analisi ancora più approfondita. Poi dopodiché abbiamo la versione multimarca. Multimarca, come l'abbiamo sfruttato questa tecnica? Abbiamo utilizzato gli irrigatori statici per quest'area, ok? Abbiamo mantenuto gli statici Precision per quest'area per poter fare una zona unica. Poi abbiamo creato questa parte centrale, questa qui di destra, con sempre Mini 8, e la parte di sinistra con Mini 8 assieme agli SRM, che sono degli mini dinamici sempre dell'Hunter, ok, che sono ottimi per metrature 5-6 metri. Lavorano con la stessa pressione e hanno una precipitazione molto simile ai Mini 8, pertanto possono lavorare tranquillamente assieme. Ecco, questo è un vantaggio non indifferente, perché anche in questo caso siamo riusciti a restare sulle 4 zone, quindi una centralina a 4 settori, un pozzetto a 4 elettrovalvole, ok, quindi un jumbo, e poi, parlando anche del discorso di cavi elettrici, abbiamo un 5 conduttori, ok, un 5x1, un 5x1,5, in base a quanti metri dobbiamo fare. Tutto qua. Questo è il nostro esempio concreto di un lavoro multimarca sullo stesso progetto. Quindi possiamo capire che la stessa planimetria può essere elaborata in modo diverso in base a quello che sappiamo, in base alle necessità, alle caratteristiche dell'ambiente stesso e in base alla disponibilità anche del nostro fornitore. Okay? Analizzando i risultati notiamo che lo stesso impianto, a parità di copertura o simile, presenta differenze significative. La precipitazione varia in base ai componenti scelti, anche se però può essere compensata regolando i tempi di irrigazione. Numero di elettrovalvole può aumentare o diminuire a seconda del marchio utilizzato. Tipologie di centralina. Potremo dover cambiare modello in base alla compatibilità con i componenti scelti. Alcune soluzioni richiedono meno tempo di installazione e meno lavoro di scavo. Il bello del progetto multimarca è che, salvo situazioni particolari come la presenza di vento o altre specifiche da analizzare, possiamo risparmiare tempo nel montaggio, ridurre potenzialmente gli scavi necessari, ottimizzare i costi dei materiali. Non male, vero? È un po' come scegliere i migliori ingredienti da ogni ricetta per creare il piatto perfetto. Utilizzando un mix dei migliori componenti da ciascun marchio, possiamo creare un impianto su misura che soddisfa al meglio le esigenze specifiche del terreno e delle colture che andiamo ad irrigare. Questo approccio permette di sfruttare i punti di forza di ogni prodotto, garantendo efficienza ed affidabilità. Se volete approfondire questo argomento e scoprire come ottimizzare i vostri impianti di irrigazione, non esitate a contattarci. Così potremo capire insieme se uno dei nostri corsi specialistici fa il caso vostro.
trovate il link in descrizione per richiedere un appuntamento telefonico gratuito. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo al prossimo video.